Ciao a tutti, non si può parlare del lago di Bolsena senza parlare anche dell'impatto dell'uomo, delle sue opere, di quello che lui fa. L'uomo chiaramente agisce sia in maniera visibile che invisibile, nel senso che chiaramente ci sono tutta una serie di inquinanti che finiscono nel lago e che noi non possiamo vedere. Da un lato chiaramente gli scarichi urbani, anche se diciamo la situazione non è gravissima, però sono dei segnali che non andrebbero trascurati. E poi c'è naturalmente tutto quello che arriva dalle coltivazioni, dall'attività agricola e che finisce nel lago e aumenta l'eutrofizzazione, cioè queste sostanze portano una proliferazione algale, soprattutto delle alghe microscopiche, che naturalmente riduce anche l'ossigenazione delle acque. Poi, come abbiamo visto in un video precedente, c'è tutto quell'inquinamento biologico, cioè l'immissione di specie sia vegetali che animali non autoctone. Lungo le rive ci sono per esempio diciamo molte specie, soprattutto arboree ma anche erbacee, che non sono originarie del lago stesso, non sono tipiche diciamo di questi luoghi, ma che sono qui perché l'uomo le ha piantate e poi magari da luoghi come quello alle mie spalle in cui appunto sono stati piantati questi pioppi non autoctoni, i pioppi stessi si sono poi diffusi magari entrando in concorrenza con le specie di pioppo, nel caso specifico, che sono invece tipiche delle aree umide laziali del lago in questo caso. Poi ci sono, diciamo così, tutta una serie di elementi che l'uomo colloca sul lago e che sono legati in particolare all'attività, per esempio, nautica. È uno dei pochi laghi laziali in cui è consentita un'attività di questo tipo libera, diciamo, quindi senza limiti di potenza, il che naturalmente costituisce un problema, siccome si pensa che il lago è talmente grande che questo non porti un grande disturbo. Non si sono mai regolamentate queste attività in una maniera che tenga conto del valore ecologico, biologico del lago stesso, con grande disturbo sia della fauna acquatica sia subacquea, potremmo dire, sia di quella appunto aerea di superficie, quindi anatre, aironi ad esempio. E naturalmente ci sono tutte le attività legate anche alla pesca che con la navigazione da diporto è strettamente connessa, diciamo, è parte integrante di questo sistema in cui si gode il lago, però andando a creare tutta una serie di problemi che potrebbero essere, se non eliminati, certamente molto ridotti con un po' di buonsenso, potremmo dire così. E naturalmente questo porta alla nascita di pontili che poi magari vengono abbandonati, di sistemi di ancoraggio subacquei, anche questi spesso abbandonati, lenze che si trovano sparse. Ecco, questa è una lenza che è una trappola mortale per molti uccelli. Insomma, tutta una serie di elementi che, sebbene nel lago non siano ancora devastanti come in tante altre situazioni, comunque comportano dei problemi e andrebbero attentamente controllati. C'è una strada circumlaguale che per fortuna non copre l'intero perimetro, ma che certamente facilita l'accesso al lago e questo ovviamente comporta anche dei problemi. Insomma, ci sarebbe bisogno davvero di andare a ridurre questi impatti mettendo davanti la salvaguardia del lago, della sua bellezza e della sua ricchezza biologica. Alla prossima!